Molti secoli fa, i marinai viaggiavano per il mondo. Con le loro navi esploravano paesi lontani e sconosciuti. Si racconta che, durante un viaggio in Asia, un navigatore ha trovato una pianta speciale. Questa pianta cresceva in Cina ed era molto bella. Il navigatore ha deciso di portare la pianta in Europa. La pianta ha fatto un lungo viaggio in nave. Finalmente la pianta è arrivata in Italia, precisamente in Liguria. La Liguria è una regione sul mare, nel nord dell'Italia. Il clima ligure è perfetto per le piante. C'è molto sole e l'inverno non è troppo freddo. I contadini della Liguria hanno iniziato a coltivare questa nuova pianta. L'albero ha prodotto dei fiori profumati e dei piccoli frutti rotondi. Questi frutti assomigliano a piccole arance, ma il loro colore è più scuro. Questo agrume speciale si chiama chinotto. Il nome ricorda proprio la sua origine, la Cina. Gli italiani hanno provato a mangiare il chinotto, ma il frutto fresco ha un sapore molto amaro. Non è dolce come un'arancia o un mandarino. È molto difficile mangiarlo subito dopo la raccolta. Per questo motivo le persone non lo mangiavano a tavola. I contadini hanno cercato un modo per usare il chinotto. Hanno scoperto che la buccia è ricca di profumo. La buccia contiene degli oli essenziali molto forti. Così hanno iniziato a usare il chinotto per fare altre cose. Mettevano i frutti nello zucchero per renderli dolci. Oppure usavano il succo e la buccia per creare bevande. Per molti secoli il chinotto è rimasto un prodotto locale e poco conosciuto. Nessuno poteva immaginare il suo futuro successo. Un giorno, questo piccolo agrume amaro cambierà la storia delle bibite italiane. Ma questa trasformazione avverrà molto tempo dopo. Il tempo passa e arriviamo alla fine del Settecento. L'anno esatto è il 1793. Ci troviamo sul lago di Garda, nel nord dell'Italia. Qui c'è un paese piccolo e tranquillo. In questo paese apre una farmacia. Più tardi la farmacia diventa della famiglia Tassoni. A quel tempo le farmacie erano molto diverse da oggi. I farmacisti non vendevano solo medicine pronte. Loro studiavano la natura e le piante. Cercavano erbe, radici e frutti per curare le persone. I farmacisti creavano sciroppi e bevande naturali. La famiglia Tassoni lavorava nel suo piccolo laboratorio. Loro cercavano un frutto speciale per una nuova ricetta. Hanno scelto un agrume speciale del sud dell'Italia. Questo frutto è il famoso cedro della Calabria. Il cedro è un frutto molto antico e particolare. Cresce bene in una regione calda e soleggiata. I cedri calabresi sono famosi in tutto il mondo. Il frutto del cedro è molto grande, pesante e di colore giallo brillante. La sua buccia è liscia, spessa e molto profumata. Dentro il cedro ha poco succo e molta parte bianca. Ma la sua forza si trova proprio nella buccia gialla. I farmacisti della famiglia Tassoni compravano i cedri dal sud. I frutti facevano un lungo viaggio fino al lago di Garda. Nel laboratorio i farmacisti toglievano la buccia gialla ai cedri. Mettevano le bucce nell'alcol e nell'acqua per molto tempo. Così l'acqua prendeva tutto il sapore e il profumo del frutto. Aggiungevano anche un po' di zucchero per dare dolcezza. Hanno creato una bevanda giallo chiaro molto fresca, profumata e dissetante. Così è nata la famosa cedrata. All'inizio le persone bevevano la cedrata come medicina.
aiutava lo stomaco e rinfrescava il corpo nelle giornate calde. Con il tempo, la cedrata è diventata una bibita per tutti. È diventata il simbolo di una lunga tradizione di famiglia. All'inizio del Novecento, l'Italia è un paese semplice. Le persone lavorano molto nelle fabbriche e nei campi. I soldi sono pochi e la vita è dura. Ma tutti hanno bisogno di un piccolo momento di riposo. Nei giorni di festa, gli italiani vogliono bere qualcosa di speciale. Le bevande famose costano troppo per la gente comune. Così i piccoli produttori locali inventano una nuova bibita. Nasce la spuma, la bevanda povera degli italiani. La parola spuma significa schiuma nella lingua italiana. Quando si versa nel bicchiere, produce molta schiuma bianca. La ricetta della spuma è semplice ed economica. I produttori usano acqua frizzante, molto zucchero e aromi naturali. Non c'è un vero succo di frutta dentro la bottiglia. Il sapore viene da erbe, spezie e radici. I produttori bollono questi ingredienti nell'acqua. Ogni produttore ha la sua ricetta segreta. Negli anni la spuma si divide in due versioni principali. La prima è la spuma bionda, con un colore giallo e un sapore molto dolce. Il suo gusto ricorda il caramello e la vaniglia. I bambini amano molto la spuma bionda. La bevono la domenica pomeriggio negli oratori della chiesa. L'oratorio è il luogo dove i ragazzi giocano insieme. La seconda versione è la spuma nera, dal colore scuro e dal sapore diverso. È più amara, forte e ha il gusto delle erbe. Gli adulti preferiscono bere la spuma nera. La ordinano nei bar di provincia e nei piccoli paesi. Spesso mescolano la spuma nera con un po' di vino. La spuma costa pochissimo ed è per tutti. Diventa la bibita dei lavoratori, degli studenti e delle famiglie. Per molti decenni la spuma accompagna i pomeriggi degli italiani. È una bibita semplice, ma piena di ricordi felici. Passano gli anni e arriviamo a un periodo importante. Sono gli anni 50 e 60. L'Italia vive un periodo di grande crescita economica. Le città diventano grandi e le strade si riempiono di automobili. Le persone iniziano ad avere più soldi e tempo libero. In questo periodo le grandi aziende straniere sono ancora poco presenti in Italia. Il mercato italiano è chiuso e molto locale. In ogni città c'è almeno una fabbrica di bibite. Ogni provincia ha i suoi prodotti speciali e unici. I bar diventano il centro della vita sociale italiana. Non ci sono i grandi supermercati moderni di oggi. Le persone vanno al bar dopo il lavoro per incontrare gli amici. Il barista conosce tutti i clienti per nome. Nei grandi frigoriferi dei bar ci sono tante bottigliette di vetro. Ogni bottiglietta ha una forma diversa e una bella etichetta. Non esiste la plastica per le bevande, si usa solo il vetro. Quando il cliente finisce la bibita, lascia la bottiglia vuota al bar. Il barista lava le bottiglie e le usa di nuovo. L'offerta delle bibite locali è grandissima e colorata. Ci sono le gassose, trasparenti e molto dolci. Ci sono le aranciate, fatte con i frutti del sud. Ordinare una bibita fresca è un vero rito italiano. Il barista apre la bottiglietta sul bancone davanti al cliente. Il suono del tappo fa pensare alla festa. Poi versa la bevanda in un bicchiere con il ghiaccio. Aggiunge sempre una fetta di limone per dare più sapore. In questi anni, ogni paese italiano ha il suo sapore speciale. È un mondo di piccole aziende, tradizioni e gusti diversi.
In questi stessi anni il mondo inizia a cambiare. Dal Nord America arrivano notizie di bevande nuove. Le bibite americane sono scure, dolci e molto frizzanti. Queste bevande moderne piacciono molto ai giovani di tutto il mondo. Anche in Italia la gente vuole bere qualcosa di scuro. Ma le aziende italiane vogliono mantenere la loro identità. Vogliono creare una risposta italiana alle bevande straniere. Così ricordano l'antico frutto della Cina. Questo frutto era arrivato in Liguria secoli prima. Riprendono il chinotto della Liguria per creare una nuova bibita. L'idea è semplice ma molto intelligente. I produttori usano l'estratto della buccia del chinotto. Aggiungono acqua frizzante, zucchero e un po' di caramello. Il caramello dà alla bevanda il colore scuro e quasi nero. Da questo momento la nuova bevanda prende il nome di chinotto. Il chinotto italiano non è molto dolce ed è diverso dalle bibite americane. Il suo sapore è complesso e interessante. All'inizio sembra dolce, ma poi lascia un forte sapore amaro. È un gusto adulto, aromatico e molto dissetante. Il chinotto diventa un successo incredibile in tutta Italia. Diventa la vera alternativa nazionale alle bibite straniere. Tutti vogliono provare questa nuova bevanda scura e amara. I giovani la bevono ai tavolini dei bar. Le famiglie la comprano per le feste in casa. Il piccolo agrume ligure è diventato finalmente famoso. Il suo sapore amaro piace a molti italiani. Il chinotto rappresenta l'orgoglio dei produttori italiani del dopoguerra. È una bibita moderna, ma con radici antiche. Unisce la tradizione agricola del passato con l'industria moderna. In questa epoca, la tecnologia cambia le abitudini delle persone. La televisione arriva nei salotti di quasi tutti gli italiani. La sera, le famiglie si siedono davanti allo schermo. Nel 1957 inizia un famoso programma televisivo chiamato Carosello. Carosello viene trasmesso ogni sera dopo la cena. Non è una semplice pubblicità noiosa e veloce. È un vero spettacolo di intrattenimento per tutta la famiglia. I registi creano piccole storie divertenti e cartoni animati. Le aziende di bibite capiscono subito la forza della televisione. Iniziano a usare Carosello per mostrare i loro prodotti. Le pubblicità della cedrata e del chinotto diventano famosissime. Le aziende inventano canzoni allegre e musiche facili da ricordare. Queste canzoni rimangono subito nella memoria delle persone. I cantanti famosi cantano le parole delle bibite estive. I bambini aspettano Carosello per ascoltare la musica. Ripetono le frasi delle pubblicità per la strada e a scuola. Grazie alla televisione, le bottigliette diventano oggetti molto conosciuti. Non sono più solo bevande fresche da bere al bar. Diventano veri simboli della cultura italiana di quegli anni. Chi beve la cedrata si sente moderno e importante. Le etichette dei prodotti cambiano e diventano molto colorate. I volti degli attori famosi sorridono con il bicchiere in mano. La pubblicità insegna agli italiani cosa bere e quando bere. Carosello aiuta a vendere milioni di bottiglie in tutta Italia. Quando finisce Carosello, i bambini devono andare a dormire. Ma portano con sé il ricordo di quelle storie felici. Questo programma televisivo cambia per sempre il commercio delle bibite. Il tempo passa ancora e arriviamo agli anni '80. Il mercato italiano cambia in modo molto profondo. I paesi del mondo diventano più vicini e l'economia diventa globale.
Le grandi aziende multinazionali arrivano in Italia e conquistano il mercato. Portano bevande conosciute e vendute in tutto il mondo. Queste aziende hanno molti soldi per fare pubblicità ovunque. Le loro bottiglie sono nuove, grandi e fatte di plastica. Arrivano anche le lattine di metallo, leggere e comode da trasportare. I giovani guardano molto ai paesi stranieri e all'America. Vogliono vestirsi, mangiare e bere come i ragazzi americani. Le bibite tradizionali italiane iniziano a sembrare molto vecchie. Il chinotto, la spuma e la cedrata diventano bevande per anziani. I giovani non vogliono bere i prodotti dei loro nonni. I grandi supermercati sostituiscono molti piccoli negozi di quartiere. Sugli scaffali del supermercato c'è spazio solo per le grandi marche. Anche i bar italiani cambiano il loro aspetto e le offerte. I baristi smettono di comprare le vecchie bibite locali di provincia. Le piccole fabbriche di bibite non riescono a competere con le multinazionali. Non hanno soldi per abbassare i prezzi o comprare spazi in televisione. Iniziano a chiudere le loro attività, una dopo l'altra. Molti sapori locali scompaiono per sempre in pochi anni. È una vera e propria crisi per la tradizione delle bevande. Rimangono aperte solo poche aziende storiche e molto coraggiose. Queste aziende continuano a produrre con grandissima fatica. Il mercato delle bibite italiane sembra destinato a sparire per sempre. Per circa 20 lunghi anni il chinotto e la spuma scompaiono quasi del tutto. Restano solo nei ricordi delle persone più adulte. Ma la storia offre sempre delle nuove possibilità. Entriamo nel nuovo millennio e le abitudini cambiano di nuovo. Le persone sono stanche dei prodotti tutti uguali dei grandi marchi. I consumatori iniziano a cercare sapori veri e storie autentiche. Vogliono comprare prodotti di alta qualità con una lunga tradizione alle spalle. Così queste vecchie bevande italiane vivono una rinascita incredibile. I marchi storici capiscono il grande valore del loro passato centenario. Cambiano la forma delle bottiglie e le rendono molto eleganti. Migliorano le antiche ricette e usano solo ingredienti naturali. Oggi non sono più bevande povere per i bambini del paese. Sono diventate prodotti di lusso, esclusivi e molto ricercati. Il prezzo di vendita sale, ma le persone pagano volentieri per la qualità. I baristi moderni studiano queste bevande con grande interesse professionale. Usano il chinotto amaro e la cedrata per creare cocktail speciali. Queste bibite diventano ingredienti fondamentali per l'ora dell'aperitivo italiano. I giovani del nuovo millennio amano lo stile e il fascino del passato. Si siedono nei bar alla moda e ordinano una semplice spuma nera. Fotografano le belle bottiglie di vetro per pubblicarle su internet. Il sapore antico del prodotto si mescola con la vita moderna. Il chinotto è tornato a essere una bevanda scura molto amata in Italia. La cedrata della famiglia Tassoni illumina di giallo i tavoli dei migliori locali. Le antiche bibite italiane hanno superato la lunga crisi degli anni '80. Oggi viaggiano nel mondo come simbolo dell'eccellenza e del gusto italiano. La qualità e la tradizione sono rimaste vive nel tempo.